Nel cuore pulsante della penisola araba, prima che Maometto portasse nel mondo il messaggio dell'Islam, si svilupparono un mosaico di fedi e credenze che plasmarono la vita quotidiana e l'identità delle popolazioni locali. Non sarà mancato a molti di noi di chiedersi quali e quanti religioni esistessero nella penisola araba prima dell'avvento dell'Islam. Come in moltissimi altri casi che abbiamo trattato, è indubbio che anche la religione islamica abbia inglobato all'interno del proprio corpus dottrinale e sapienziale credenze appartenute a religioni precedenti di quei luoghi, i cui retaggi, pur in forma fortemente rimaneggiata, rimangono ancora evidenti. La Jahiliya, in italiano ignoranza, è il termine con cui i musulmani indicano il periodo precedente la missione profetica di Maometto del VII secolo d.C. Secondo i musulmani si tratta di un periodo di ignoranza sulla verità che il profeta dell'Islam avrebbe avuto l'incarico da Allah di svelare agli uomini con il Corano. I primi studi orientalistici su questo tema si devono ad Edward Pocock in Specimen Historia Arabum, pubblicato ad Oxford nel 1649, seguiti poco dopo, di 2 secoli, da Ernest Osiander. Purtroppo il materiale oggi a nostra disposizione non ci permette di avere un quadro completo e chiaro di ciò che era il pantheon delle religioni pre-islamiche dell'Arabia. Ciò che conosciamo lo possiamo estrapolare principalmente dagli scrittori greci, da poche iscrizioni greche o semitiche, da raccolte di componimenti di poeti antichi e da alcuni aneddoti e tradizioni inseriti nella letteratura islamica più tarda. Altre scarne informazioni possono essere ritrovate da allusioni polemiche contenute nello stesso Corano. Non si possono infine dimenticare un paio di studiosi musulmani vissuti pochi secoli dopo Maometto, che ricordo essere nato nel 571 d.C. e morto l'8 giugno del 632, che hanno faticosamente raccolto e tramandato ai posteri, in forma sistematica, le informazioni in loro possesso sulla mitologia pagana e rituale pre-islamica. Tra questi studiosi, in una posizione di assoluto rilievo, deve essere assegnata a Hisham al-Kalbi, comunemente noto con il nome di Ibn al-Kalbi, vissuto tra l'819 e il 920, autore del Kitab al-Asnam, il libro degli idoli, che rimane ancora oggi la fonte principale per la comprensione della religione araba pre-islamica. Nel VI secolo la penisola arabica e la fascia arida e desertica che va dal golfo di Aqaba alla depressione del Giordano e alla Siria era abitata nelle sue aree centrali e settentrionali da tribù spesso o quasi sempre nomadi indipendenti, mentre in quelle meridionali erano attive sotto il nome di Imiariti, in latini Omerites, gli eredi dei grandi regni sabei, degli Adramaut, dei Cataban, degli Ausan, dei Minei, tutte culture sedentarie estremamente progredite nelle conoscenze idrauliche e assai attive fin da prima del secondo millennio a.C., sia nel commercio dei cosiddetti aromata, fra cui il famoso incenso, molto richiesti in area mediterranea e mesopotamica come anche iranica. La via dell'incenso era infatti una pista carovaniera che si snodava dai porti arabi sul Mar Rosso e il Golfo Persico, dove giungevano le preziose merci da Cina, India ed Etiopia, verso la Siria e l'Armenia, punteggiata da favolose città sorte in mezzo alle aree desertiche proprio grazie all'arricchimento con il traffico delle spezie. Oltre all'Arabia Felix dei Latini, il ricco Yemen, le città carovaniere più famose erano quelle di Petra, Palmira, Baalbek, Jerash o Bosra. I beduini erano invece dediti al piccolo e grande nomadismo a causa del loro speciale modo di produzione che si legava strettamente all'allevamento di ovini e del dromedario, in arabo Jamal,
e assaltando anche altri gruppi nomadi o le carovane dei mercanti. I beduini erano politeisti e il santuario di Mecca era forse il più importante centro di incontro sia religioso che commerciale, quantomeno nella regione di Hijaz. Tutta l'area viveva di un fecondo equilibrio, ormai plurimillenario, tra gli abitanti sedentari delle città e le tribù nomadi del deserto, i cui contatti generavano una buona prosperità per entrambi. I riti e i culti praticati dagli arabi fino al VI secolo provenivano in buona parte dagli antichi regni vicini, come quello dei Moabiti, degli Edomiti o dei Nabatei, di cui furono adottati e in parte trasformati soprattutto i connotati astrali e i mitologemi, i miti, le leggende, le tradizioni. La ricchezza di divinità, soprattutto femminili, presentava anche similarità con le divinità babilonesi e fenicie, da cui erano stati assorbiti molti elementi. I beduini, inoltre, costituendo una realtà nomade che facilmente entrava in contatto con altre popolazioni, avevano assimilato anche usi e tradizioni di un popolo che era molto affini per origini etniche, lingua e tradizione, cioè quello ebraico, tanto che nel VI secolo si era diffusa una sorta di monoteismo imperfetto, quello degli Hanif, una devozione cioè al dio di Abramo, progenitore comune secondo la Genesi sia degli ebrei che degli arabi, affiancata al culto di idoli, tra cui svettava quello dei Betel, pietre di origine celeste come la famosa pietra nera della Mecca, portata secondo la tradizione islamica dall'angelo Ghibrail e anneritasi per i peccati degli uomini. Anche le scarse prove disponibili sono sufficienti per comprendere però che, contrariamente a quanto potremmo pensare oggi, gli arabi delle generazioni immediatamente precedenti a Maometto non dimostravano di avere un forte senso religioso, come invece possiedono oggi. In realtà, al contrario, molti studiosi definiscono la religiosità preislamica come poco sentita, se non addirittura indifferente per alcuni suoi versi e per gran parte della popolazione. La conformità alla pratica religiosa sembra piuttosto nascere da una sorta di inerzia al clan, dettata dal rispetto per le tradizioni conservatrici più che da un'autentica devozione a una divinità pagana. Una storia raccontata sul poeta Imru al-Qais, vissuto tra il 501 e il 544 d.C., ben illustra questo punto. Avendo deciso di vendicare l'assassinio di suo padre da parte dei Banu Assad, il poeta si fermò al tempio di Dual Khalasa a consultare l'oracolo per mezzo di un disegno tracciato dal lancio di una freccia. Quando per 3 volte di seguito l'arco tracciato dalle frecce da lui scagliate indicò di abbandonare l'impresa, Imru si gettò sulla statua di Dual e la distrusse esclamando: «Maledetto, se fosse stato tuo padre ad essere stato assassinato, non avresti vietato la mia vendetta». Questa indifferenza di fondo verso la religione non deve però portare a concludere che non esistesse alcuna religiosità di sorta. In realtà, sempre più studi concordano sul fatto che probabilmente la prima forma di religiosità sviluppata nella penisola araba fosse di stampo paramonoteista, con l'idea di un potere supremo che controllasse l'universo, che avesse facoltà di giudizio sulla vita degli uomini dopo la morte e che avesse schiere di angeli al suo servizio. Tale credenza è illustrata da numerosi testi letterari, quali il verso di Nabiga in cui è scritto: «Ho giurato e ciò non lascia più alcun dubbio, perché chi altro può sostenere l'uomo all'infuori di Dio», frase in cui è piuttosto evidente il riferimento monoteistico, come anche quanto presente nel distico di Zahir Abi Salma, che dice: «Le azioni sono registrate nel rotolo del libro che sarà presentato nel giorno del giudizio. La vendetta può essere presa anche in questo mondo». Questo verso dimostra una chiara fede in un giudizio ultraterreno post mortem.
Con il tempo, comunque, si sarebbe sviluppata una concezione di delega di poteri dall'unico dio a personaggi minori o a oggetti sacri, certamente più vicini ai fedeli. È in questo processo che possiamo leggere il culto degli idoli, persone sante, corpi celesti, che sono visti non come un culto politeistico in senso stretto, ma come un tributo alla divinità unica da essi incarnata e adorata. È altresì altamente probabile che nello sviluppo di questa attribuzione di culto semi-politeistico non sia stata esente una sorta di orgoglio tribale, tale per cui ogni tribù si sia ritagliata una propria divinità a cui far riferimento, soprattutto nel momento di dispute bellicose con le altre tribù vicine. Così, ad esempio, la tribù di Kalb Wad adorava una divinità di nome Udail Suwa, la tribù di Madij e il clan Quraysh Yogut adoravano il dio Kaiwan Yuk, il cui santuario era situato a 2 giorni di viaggio dalla Mecca, mentre la tribù di Imyar venerava con sacrifici il dio Riyam, venerato nei templi di Balka e di Sana'a. La presenza di divinità tribali in ogni caso non escludeva il culto di divinità adorate da più gruppi, fino a diventare vere e proprie divinità nazionali, la cui origine comunque dovrebbe essere con ogni probabilità ricercata in popoli stranieri come i Nabatei, i Sabei e molti altri, stabilitisi provvisoriamente o definitivamente nella penisola araba a seguito di migrazioni nomadiche. Il più antico tra questi dei era Manà o Manat, una divinità solare il cui tempio principale era stato eretto in riva al mare nelle vicinanze di Mushallal, tra Medina e Mecca, e che, benché venerato con offerte votive da tutte le tribù, aveva i suoi fedeli più devoti tra i Banu Aus e i Khazraj. Un'altra dea ardentemente venerata dagli arabi era conosciuta con il nome di Al-Lat. Il suo idolo era rappresentato da una pietra cubica custodita dai Banu Attab ibn Malik del Tajif, che avevano edificato un grande tempio in suo onore, e il suo culto era presente anche presso i Quraysh e in quasi tutte le tribù dell'Arabia. Quasi certamente era una dea della terra e dei suoi frutti, e certamente il suo culto fu tra quelli più difficili da sradicare da parte dell'Islam, tanto che Maometto dovette inviare al-Mughira ibn Shu'bah a distruggere il suo idolo per convertire l'area del Taqif, e una volta dato alle fiamme il tempio, questi lasciò un avviso a perenne monito che diceva: «Non venite ad adorare Allat, Allah l'ha destinata alla distruzione, come si può essere aiutati da chi non è vittorioso. In verità, una volta appiccato il fuoco, essa non ha resistito alle fiamme, né ha salvato le sue pietre, senza gloria e senza valore. Pertanto, quando il profeta arriverà al suo posto, non uno dei suoi devoti rimarrà al momento della sua partenza». Parole emblematiche. Una terza dea venerata dagli arabi era conosciuta come Al-Uzza e si trattava di una divinità della guerra di origine sabea, il cui tempio, costruito nell'area di Al-Gumijir, nei pressi della strada verso la Mecca, era il più grande della penisola araba ed era considerato un centro oracolare. È interessante notare come in molte leggende le 3 divinità poc'anzi menzionate, pur avendo origini diverse, venissero considerate una sorta di triade divina, unita da vincoli, variabili da racconto a racconto, di parentela. Spesso venivano chiamate le figlie di Dio, ancora una volta a indicare un monoteismo forse originale, e in particolare i Quraysh le adoravano deambulando in senso circolare intorno alla Kaaba, il tempio in cui era conservata una pietra divina discesa dal cielo, probabilmente un meteorite ancora oggi venerato dagli islamici con il nome della pietra nera, e cantando inni in loro onore in una pratica che era stata sincretizzata dall'Islam e che fa parte tuttora del rituale dell'Hajj. I Quraysh comunque non di meno veneravano numerosi idoli diversi, rappresentati da pietre grezze, dette betili o anche scolpite, che si trovavano dentro e intorno alla Kaaba.
La divinità più importante era Hubal, una divinità lunare di origine mesopotamica, rappresentata da una statua in agata rossa di un uomo con una mano spezzata posta all'interno della Kaaba. Si trattava di una divinità oracolare che dava responsi attraverso degli indovini, detti kahin, che divinavano attraverso bastoncini sacri con sopra delle parole incise. Tale pratica era particolarmente utilizzata in caso di dubbio sulla legittimità di un bambino, se dopo aver gettato i bastoncini quello recante la parola mulsak, straniero, risultava in cima al mucchietto, il bambino veniva esposto. Ma venivano dati responsi anche sul matrimonio, la morte o il successo o il fallimento di un percorso carovaniero che si intendeva compiere. Gli abitanti della Mecca erano particolarmente devoti a Hubal, tanto che il profeta Maometto dovette più volte scagliarsi contro i suoi seguaci, ma anche altri dei quali Usaf e Nailà trovarono posto all'interno del recinto della Kaaba e vennero venerati congiuntamente presso la fontana sacra. Ibn al-Kalbi scrive: gli arabi erano appassionatamente devoti agli idoli e li veneravano con fervore. Alcuni di loro erigevano templi nei quali svolgere i loro culti, mentre altri adottavano la venerazione domestica di idoli. Chi fosse privo di mezzi per costruirsi un tempio o per farsi scolpire un idolo da adorare, poteva posizionare un sasso sacro, un betile, di fronte alla propria casa o a qualsiasi tempio a scelta e adorarlo camminandogli intorno come avrebbero camminato intorno alla Kaaba. Erano così profondamente convinti nell'adorazione di tali pietre che quando qualcuno di loro aveva intenzione di partire per un viaggio, il suo ultimo atto prima di dire addio alla casa era quello di toccare l'idolo con la speranza che ciò fosse di buon auspicio per il viaggio stesso, e quando tornava a casa il primo atto che compiva era toccare di nuovo il sasso con riverenza in segno di gratitudine per il ritorno felice. Queste le parole di Ibn al-Kalbi. Tali betili, oggetto di venerazione, prendevano il nome di Ansab e quando le loro forme assomigliavano anche vagamente a qualche forma di vita, assumevano uno speciale potere e venivano definiti Asnam. In ogni caso, la ritualità cultuale includeva sempre un atto di circoambulazione intorno ad essi, chiamato Daur. Nonostante tali culti domestici fossero molto comuni, tutti gli arabi erano convinti della superiorità del culto svolto alla Kaaba e chiunque potesse permetterselo era solito effettuare almeno un pellegrinaggio alla Mecca per compiere il Daur intorno alla pietra nera e per compiere azioni rituali che tuttora la religione islamica prescrive in ossequio a tradizioni che vengono fatte risalire al tempio di Ibrahim e Ismail, Abramo e Ismaele, quale la veglia in occasione delle festività di Arafah e al-Muzdalifah, il sacrificio di cammelle e l'acclamazione a voce alta del nome del Signore. La storia delle religioni preislamiche mette in luce il fatto che gli arabi, oltre al culto degli idoli, adorassero anche i corpi celesti, gli alberi e gli eroi morti delle loro tribù. Il sole, Shams, inteso come principio femminile, era onorato da diverse tribù arabe, con santuari e idoli in tutto il paese, e una posizione particolare era riservata al culto della luna, vista come principio maschile, da cui peraltro deriva l'utilizzo odierno della mezzaluna come simbolo islamico, ma anche altri corpi celesti venivano adorate in aree specifiche. Erano molto comuni il culto alla stella Sirio, al Shira, al Debaran e dei pianeti Mercurio, Venere, Giove e Saturno, a cui il tempio della Mecca era dedicato. Ciò non significa che gli arabi avessero un culto particolarmente incentrato sugli astri. In realtà molte divinità erano rappresentate con forme animali, quali il cavallo, dio degli Hamdan ed Ejmorad. Molte divinità erano rappresentate con forme animali, l'avvoltoio era ad esempio venerato dagli Imiariti e altre divinità erano semplicemente personificazioni di dee astratte.
In particolare è da notare che gli arabi credevano nell'esistenza di alcuni poteri soprannaturali capaci di plasmare il loro destino e tra essi, particolare importanza, era data al dio del tempio, Dar o Zaman, visto come portatore di dolori e avversità, contro il quale il Corano si scaglia violentemente nella Sura 45. Un retaggio della filosofia preislamica ancora fortemente presente nella cultura araba è il concetto di ineluttabilità del destino, che nessuna azione umana può cambiare. Tale idea deriva dal culto praticato alla Mecca di Minya, appunto il destino, derivato da una costruzione teologica tale per cui era credenza diffusa che Dio, dopo aver creato la vita, si fosse ritirato nella posizione di uno spettatore silenzioso, lasciando il governo del mondo al tempo e al destino. In linea generale un grande rispetto, quasi ai limiti dell'idolatria, veniva tributato ai sacerdoti, in particolare a quelli addetti alla cura dei templi e dei santuari. Il sacerdote era visto come un guardiano del tempio, Sadin, e proprietario del recinto sacro. Di norma questo privilegio apparteneva a un clan specifico della tribù, il cui capo era il vero sacerdote, ma ogni membro della tribù, estratto a sorte, poteva svolgere funzioni sacerdotali, oltre che alla guardia dello stesso luogo sacro, e anche includevano la costruzione degli idoli, la cura del tesoro formato dai doni dei vari fedeli e, in alcuni casi, la consulenza su questioni giuridiche importanti in qualità di intermediari tra mortali e dei. Quest'ultima funzione era però di norma affidata ad una gilda di veggenti, i Kahin, i cui membri affermavano di aver ricevuto la loro conoscenza esoterica dallo spirito divino. Chiunque poteva consultarli in cambio di offerte di cibo e animali posti ai loro piedi, e ciascuno di essi era in contatto con uno spirito della natura, i famosi Jinn. Proprio la credenza in tale entità e il loro culto, oltre al culto del dio del male, Shayatin, era una caratteristica piuttosto peculiare della religione arabica. I jinn, adorati da tutte le tribù e ad ogni livello sociale, differivano dagli dei non tanto per la loro natura, quanto nel loro rapporto con l'uomo. Gli dei erano nel complesso benigni, mentre i jinn erano personificazioni fantastiche delle paure derivanti dalla vita nel deserto e anche dal contatto con animali selvatici, che erano spesso ostili. Infine, forme di religiosità piuttosto frequenti, soprattutto a nord della penisola arabica, erano derivate dal contatto con altre culture, ma sembrano poco inserite nel quadro della religiosità autoctona. Tra esse è possibile ricordare il culto dei morti, di probabile origine egiziana, e la credenza, probabilmente venuta da Oriente, nella reincarnazione, così come la ricerca di vaticini nel volo degli uccelli, forse derivata da contatti con popolazioni mediterranee, come anche il culto del fuoco, particolarmente presente nella tribù dei Tamim di chiara origine persiana. La penetrazione di culti stranieri nella penisola araba non deve però essere sovrastimata, così come non deve esserlo la presenza di gruppi israeliti e anche cristiani successivamente. Gli ebrei erano fuggiti in gran numero in Arabia dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani e avevano fatto proseliti all'interno di diverse tribù, come quelle dei Kinanà, degli Arit e dei Kinda in particolare, ma in linea generale l'ebraismo non si diffuse mai in modo capillare, pur essendo ben conosciuto almeno dal I secolo a.C. L'importanza attribuita all'ebraismo da molti studiosi deriva, più che dal numero dei convertiti, dalla potenza economica e sociale assunta dagli ebrei immigrati, che nel giro di un paio di secoli presero possesso di numerose città e fortezze e con Qarib Abu Assad, re dello Yemen, arrivarono a imporre la loro religione a tutti gli Imiariti. Proprio la loro potenza economica mise gli ebrei a contatto con gli abitanti di La Mecca e ciò certamente spiega le pesantissime influenze della Torah all'interno della predicazione di Maometto.
Per quanto riguarda il cristianesimo, è incerto il periodo in cui esso fu introdotto per la prima volta nella penisola araba, ma è molto probabile che le persecuzioni e i disordini che avevano avuto luogo nella Chiesa d'Oriente, subito dopo l'inizio del III secolo, avessero obbligato un gran numero di cristiani a cercare rifugio in quell'area. Inizialmente la nuova fede ottenne un qualche successo, in particolare all'interno della tribù Ghassan, Robia, Tagab, Bark, Tunuk, Tai e Kud e tra gli abitanti di Najran e Hira, ma non riuscì mai ad avere una presa tale da sostituire le altre religioni. La ragione di ciò va ricercata soprattutto nella strutturazione anacoretica che il cristianesimo assunse in Arabia, ovvero con eremiti che, pur avendo fama di santità, non erano interessati tanto alla predicazione e all'evangelizzazione, quanto alla ricerca personale e poi soprattutto alle divisioni interne al cristianesimo, tipiche di quel periodo storico, non appartenenti a scuole teologiche diverse che si combattevano a suon di dichiarazioni dogmatiche, fornendo all'esterno un'immagine molto frammentaria del messaggio evangelico. Di fatto, comunque, la presenza di comunità israelite e cristiane aprì la strada allo sviluppo o alla ripresa di una mentalità monoteistica che in qualche modo trovò il suo compimento in una predicazione in sé non particolarmente originale, ma fortemente e soprattutto etnicamente orientata come quella di Maometto, che seppe unire radici bibliche a elementi tradizionali della cultura araba, reinterpretati in una nuova chiave. In un tempo lontano, prima che il deserto fosse solcato dalle parole di Maometto, i popoli della penisola arabica alzavano gli occhi al cielo stellato, cercando risposte tra le costellazioni. Ogni tribù, ogni popolo aveva i suoi dei, le sue leggende, i suoi miti. Dai templi di pietra alle oasi sacre, la fede si intrecciava con la vita quotidiana, dando forma a un mosaico di credenze che riflettevano la diversità e la ricchezza di un mondo antico. Le divinità preislamiche, con i loro volti scolpiti nel vento e nella sabbia, erano testimoni silenziosi delle speranze e delle paure degli uomini. Erano il rifugio nei momenti di incertezza, la forza nei tempi di guerra, la speranza nei giorni di carestia. Ogni preghiera sussurrata, ogni offerta lasciata ai piedi di un altare era un atto di fede, un ponte tra il visibile e l'invisibile. E mentre il sole tramontava dietro le dune dorate, le ombre si allungavano, portando con sé i sussurri di un'epoca passata. Un'epoca in cui l'uomo, in tutta la sua fragilità, cercava di comprendere il mistero dell'esistenza attraverso il sacro e il divino, e così, anche se quei tempi sono ormai lontani, le loro storie, le loro credenze continuano a vivere nei cuori di coloro che ricordano, come un eco lontano che risuona attraverso i secoli.